Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi chi vi porto? Vi porto lei, la mia Renault Twingo, elettrica in questo caso. Allora, perché ho deciso di fare questa recensione? Perché, visto che ho fatto le recensioni di tante auto che delle altre persone dopo un anno, dopo 8 km, dopo 5 anni, dopo 10 anni, ho deciso di fare la mia Twingo e raccontarvelo un attimo come è andata il mio primo anno con l'auto elettrica. Proprio oggi mi è arrivata l'email con scritto buon anniversario per il tuo primo anno con la Twingo. Bene, allora ho detto perché non fare una recensione, visto che siamo qui e così magari qualcuno che vuole sapere qualcosa in più dell'auto elettrica può trovare delle notizie vere, perché queste sono notizie reali, perché questa è proprio la mia auto. Allora, adesso siamo quasi a 14.000 km in un anno. L'ho usata di più delle altre Twingo che avevo che erano a benzina, in questo caso è un'auto. Perché l'ho usata di più? Perché è un'auto elettrica, quindi me la carico a casa col mio fotovoltaico, soprattutto d'estate, e posso andare, tra virgolette, a gratis. E qui dopo so già che i commenti sono positivi e anche negativi. Vabbè, però io vi dico come stanno le cose e così poi ognuno può dire la sua. Allora, partiamo subito dai consumi. Ho una media di consumi che con 1 kWh di corrente riesco a fare 8 chilometri di media tra estate e inverno. E vi dico questo perché tra l'estate e l'inverno cambiano tantissimo le cose. In estate riesco a fare con 1 kWh di corrente anche 10 chilometri, mentre con adesso in inverno, qui a gennaio, che ci sono temperature anche di -3, -4 qui in pianura padana, riusciamo a fare intorno ai 7 chilometri con 1 kWh di corrente. Bene, quindi io metto una media di 8 kW di corrente, cioè 8 kW, scusate, 8 chilometri con 1 kW di corrente. Allora, lasciamo stare con i pannelli fotovoltaici, lasciamo stare tutto. Io ho fatto 4 conti. Allora, mettiamo anche una media di 7 km con 1 kW di corrente. Ho percorso 14.000 km circa, quindi ho consumato 2.000 kWh di corrente. Cosa significa? 2.000 kWh di corrente, mettiamo anche per 30 centesimi, anche se adesso sono andati ancora più giù, abbiamo consumato 600, cioè abbiamo speso 600 euro di corrente per percorrere 14.000 km. Con la Twingo che avevo prima, che era un benzina 1000 aspirato, facevo intorno ai 18 km con 1 litro. Bene, facciamo anche che, giusto per semplificare le cose, facessi 20 con 1 litro. 20 con 1 litro per 14.000 km sono 700 litri di benzina. 700 litri di benzina per, adesso siamo a una media di 1,80 euro, 1,70 euro, fate voi, vengono intorno ai 1.400 euro, 1.300. Mettiamo anche 1.300 euro per non sbagliarci. Quindi ho speso 600 euro per quanto riguarda la Twingo elettrica e 1.300 euro con la benzina. Abbiamo un risparmio già di un buon 700 euro, cioè meno della metà spendiamo. Quindi per chi mi viene a dire l'auto elettrica non è conveniente, è conveniente. Poi se alla spesa iniziale andiamo ad aggiungere che abbiamo speso molto di più, quello sono d'accordo con voi. Però il valore, se vado a rivenderla, è sempre più alto di quello che ho preso a benzina. Quindi c'è un pro e contro. Non ho bollo da pagare, quindi non ho il bollo auto da pagare. Vi metto sotto qui il video di quando sono andato a prendere per il primo tagliando e beh, c'è una sorpresa, così adesso vedete un attimo il video e poi ne parliamo. Eccoci qua, signori. Quindi, primo tagliando della nostra Twingo. Oggi è il 2301, guardate qua. Totale 50 euro. Cioè, abbiamo un'auto che abbiamo fatto il primo tagliando con soli 50 euro. Cambiano il filtro dell'abitacolo, fanno dei controlli generali a batteria che mi ha detto che è a livello del 97%, quindi un buon livello. Che dire? E poi ho portato l'auto che era sporchissima. Guardatela. Profumo di pulito eccezionale e mi hanno pulito anche tutta l'auto. In più, la batteria l'ho consegnata al 42%, guardate adesso, 100%. Quindi mi ha fatto anche il pieno dell'energia elettrica. Beh, io ringrazio Miglior Auto per i suoi servizi
è una concessionaria veramente a livello familiare e posso dire solo che bene, veramente sono soddisfattissimo di questa concessionaria. Non voglio fargli pubblicità, non è che loro si comportano così con tutti i clienti, veramente eccezionale. Un plauso, veramente bravi, 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 bravi. Ecco, avete visto, cioè andare a ritirare l'auto e trovarvela bene pulita e quello è un servizio in più. Trovarvi anche che abbiamo fatto il pieno, quindi cioè, quando mai portate un'auto a benzina e ve la ritrovate col pieno? E sono piccoli dettagli, e poi pagare 50 euro per il primo tagliando è veramente favoloso secondo me. Bene, questo al momento solo con le auto elettriche. Ok, oltre ai consumi, oltre al risparmio, oltretutto io ho trovato che guidare un'auto elettrica è favoloso. Silenzio, l'accelerazione che abbiamo, dobbiamo fare un sorpasso, vai tranquillo, non c'è nessun problema. Cioè, confronto all'aspirato che avevo prima, beh, signori, non c'è storia, diciamola. E poi c'è il cambio automatico. Sì, il cambio automatico, abbiamo il cambio che non è un cambio, insomma. Quindi tu acceleri e lei va e basta. E per quanto poco va dalla Twingo, comunque va molto più dell'aspirato. Bene, quindi io non ho tanti contro da dire, perché a parte la differenza di consumi che c'è tra l'inverno e l'estate, la poca autonomia, quello sì, se avesse un'autonomia un po' più alta, ma la Twingo comunque è un'auto cittadina, è un'auto per muoverci e per fare un po' di chilometri. Poi, come vi lascio qui il link in descrizione del video che ho fatto, che siamo andati in montagna e tornati indietro, abbiamo fatto 200 km tranquillamente in estate. Ci sono tante stazioni di ricarica, sempre di più, quindi non avete neanche più il problema dell'autonomia. Ci sono ricariche che si possono fare gratuitamente e che dire, io non ho dei contro veri e propri. I pro sono tanti, perché sono il vantaggio di avere una guida bella, di avere comunque un'auto che spinge, perché spinge veramente, e abbiamo un'auto comunque comoda, perché come vi ho fatto già il video, che in caso vi lascio sempre in descrizione, della mia Twingo, è spaziosa e non gli manca nulla. Sono riuscito a caricare nel baule, buttando giù i sedili, un bancale Apple da 80 x 120, cose che su altre auto, magari anche molto più grandi e spaziose, non sono riuscito. Bene, comunque dopo un anno non ho notato nessun problema per quanto riguarda plastiche o vibrazioni, eccetera, e adesso andiamo a vederla internamente. Eccoci qua, siamo all'interno della nostra Twingo. Già ho fatto la recensione di come è fatta, gli spazi e tutto, quindi se volete andare a vederla vi lascio il link in descrizione. Qua è passato un anno, vedo che comunque non ci sono usure strane, vibrazioni strane che magari possono dar fastidio, anzi è tutto come quando l'ho ritirata il primo giorno. Anche il cambio non ha nessun impuntamento, non ho niente da dire di negativo, ecco. Non voglio vendervi niente, io non devo vendervi l'auto, non siamo in concessionaria, vi dico le cose come stanno, anche perché l'auto è mia e quindi la conosco molto molto bene. Vedete, anche i sedili sono ancora perfetti e io non posso dire niente. L'unica cosa, ecco, di negativo, che non c'è la plafoniera posteriore, che quindi quando ho i bambini dietro, magari mi è caduto qualcosa, dobbiamo fermarci e guardare un attimo col cellulare. Ma per il resto sì, sono dettagli, ecco. Guardate anche voi. Sì, a me sembra molto molto bene. Ok, giriamo la telecamera, così possiamo vederci. E quindi che dire, signori, io mi son trovato bene, molto bene, e la ricomprerei sì, a occhi chiusi, al posto della Twingo che avevo prima aspirata, che già era favolosa, perché per il raggio di sterzata, per tutti i vantaggi che ha la Twingo, pratica, ci stiamo in 4 tranquillamente, possiamo andare dove vogliamo e, è favolosa, perché poi adesso col cambio automatico così non facciamo un viaggio stressante. Ecco, forse secondo me il relax che hai con quest'auto, con tutte le auto penso elettriche, col cambio così silenziosa, non hai devi fare un sorpasso, vai, devi fare un'accelerata, vai tranquillo. Quelle là sono, cioè, infine cosa vogliamo da un'auto? Che ci porti in giro senza essere stressati durante il viaggio, questo.
Quindi, che dire signori, se avete dei commenti da fare scrivetemi pure sotto, io cercherò di rispondervi. Se avete delle esperienze vostre con la Twingo elettrica, magari scrivetemelo, magari l'esperienza non è uguale a quella che ho avuto io, più che positiva. I consumi ve li ho detti, il bollo non si paga, il tagliando 50 € il primo tagliando, favoloso, cioè mai pagato così poco, han cambiato solo il filtro dell'abitacolo e poi, portate lì e vi fanno anche il pieno di elettricità, meglio di così. Bene signori, quindi se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al mio canale che è gratuito e attivate tasto e notifiche. Grazie a tutti e arrivederci.